a dispetto dei Milan, Napoli, Juve, la Roma guarda dritto, guarda dritto, anzi guarda tutti dall'alto. Ovviamente in attesa di Inter-Lazio, ma la Roma fa il suo. E sentivo prima Antonio Conte dire che non c'è quella squadra dell'anno scorso, non c'è cuore. Alla Roma c'è. Alla Roma ce n'è troppo di cuore e confermo quanto detto anche in altri contenuti. Tutto ciò l'ha un po' ereditato da Ranieri, che è stato bravo in questo, no? Nel creare questo gruppo, ma ci sta lavorando su in maniera magnifica Gasperini con quello che ha a disposizione. Ci sta lavorando bene perché oggi vede la squadra sempre votata, no, ad andare avanti, anche con un attacco, ragazzi, spuntatissimo, non prendiamoci in giro. Oggi addirittura per forza di cosa ha dovuto buttare Baldanzi lì davanti a, no, a fare da falso 9, chiamiamolo come ci pare, perché non c'erano alternative e la Roma comunque fa due gol, lo fa, no, con il braccetto che sale, con l'esterno che adesso è Selic, lo fa con giocatori con caratteristiche anche lontane un po' da quanto desiderato dallo stesso Gasperini. Però ragazzi, si lavora, si va avanti, si fanno punti e poi ancora una volta fatemelo dire, questa è una squadra che non ci sta anche a prendere, non ci sta, poi per carità anche un po' la fortuna, ma come posso dire, adesso abbiamo un campione di 11 partite, quindi un campione ampio, no? Un bacino di partite importanti e quindi ragazzi è palese che il lavoro è sotto gli occhi di tutti, ragazzi miei. Adesso scendiamo anche un po' nei dettagli. Prima, come al solito, vi invito col cane che scorrazza qua. Non ho capito che devi fare. Me lo vuoi spiegare? Sbadigli? Tu perché ti sei annoiato? Boh, se puoi aspettare un attimino, sbatte la cosa. Vabbè. Vi invito, come al solito, a lasciare un like per soddisfare la fame, l'appetito dell'algoritmo. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. Lo dicevo prima, c'è Interlazio, ovviamente la seguiamo e la commentiamo, per cui vi aspetto. Attivate la campanella di non in do, iscrivetevi al canale. Grazie per commenti, per like, per tutto praticamente, veramente veramente gentili. Calmo però Dexter devi stare calmo, devi stare un attimo calmino, un attimo di pazienza e poi ti faccio uscire. Allora, da dove vogliamo partire, signori miei? Da dove vogliamo partire davvero? Dal fatto che un rigore questa sera è stato calciato ed è stato segnato, perché comunque Pellegrini sta avendo anche un po' di continuità e io l'ho detto, lo ribadisco, se c'è un allenatore poi che può tirare il meglio e può farlo anche con costanza da un giocatore come Pellegrini è appunto Gasperini. Attenzione perché Pellegrini ha le qualità, però la bravura del Gasp è davvero di sfruttare anche il suo di centrocampo che funziona con Econ Cristante che fa da pendolo, spesso lo vediamo trequartista, spesso invece va a iniziare basso l'azione abbassandosi sulla linea difensiva, farla diventare a 4. Sta lavorando con tutti. Mi è piaciuta, ovviamente non da oggi, la mossa di spostare anche Wesley a sinistra, anche obbligata se vogliamo, proprio perché Tsimikas comunque non riesce a rendere. Dexter, la puoi smettere gentilmente che sto parlando della Roma? La possiamo smettere un attimino? Un attimino di pazienza, un attimino, scusami, E quindi si vede la mano, si vede, ho sempre detto io, no? Ancora ritrovo in tanti aspetti, no? La forma, la struttura lasciata da Ranieri, ma questo sta aggiungendo di volta in volta, no? La filosofia di Gasperini e troviamo nel secondo gol della Roma la firma dell'allenatore, no? Col braccetto, ripeto, il dialogo tra braccetto e esterno di centrocampo tra Selic e Mancini che dire, ma è riuscito. Selic è un giocatore che è diventato veramente affidabile, soprattutto nella fase difensiva, è riuscito anche a farlo segnare. È riuscito anche a farlo segnare Gasperini. Cioè,
sta riuscendo a tirare fuori veramente il meglio da tutti. Secondo me, mi spiace vedere fuori Ferguson, sì, Ferguson, anche Ferguson ovviamente, ma soprattutto Dobbik, che adesso secondo me un minimo di continuità potrebbe trovarla. È un giocatore che secondo me riuscirà anche lui a dare. È stato bollato quasi come bidone sto ragazzo. A me sta cosa non sta bene, vi dico la verità. Certamente non è un giocatore che con delle qualità alla Benzema, no, certo, non sono pazzo, però ci vedo delle caratteristiche da attaccante che se limate possono fare la differenza. E oggi è dovuto uscire anche lui. Ribadisco, questa squadra comunque anche con Baldazzile davanti, anche senza Dybala, senza Ferguson, lo stesso Bale infortunato, ragazzi, tanti nomi, ribadisco, un attacco completamente spuntato, è riuscito a fare 2 gol, è riuscito a portarsi avanti, merito di questa pressione, del fatto di andare sempre avanti anche contro una squadra fisica. L'Udinese non è mai semplice, per cui la Roma, ragazzi, adesso è bella perché è apertissimo il discorso scudetto ed è apertissima la corsa Champions. Da una giornata di serie all'altra ti puoi trovare a lottare per lo scudetto o a non entrare neanche in Champions e viceversa. Quindi questo rende comunque tutto molto affascinante e tutte le squadre sono chiamate a fare qualcosa, perché poi ti puoi cioè, ribadisco, non ci vuole nulla che passi, no, dall'ottenimento di un risultato prestigioso alla disfatta. E poi per concludere il discorso, ribadisco ancora una volta che il punto chiave, anche il punto che ad oggi sta facendo la differenza più di tutte, è la fase difensiva. La Roma ha preso solo 5 gol e dove non ci arriva la difesa, dove magari commette un'ingenuità, per esempio Ndiga che dà la palla a Zaniolo, c'è un portiere che è nettamente il migliore della Serie A, non ci sono discussioni di sorta per quanto mi riguarda, perché quel muro su un Zaniolo lo può fare solo veramente un portiere che ha qualcosa di diverso rispetto agli altri, perché nello scatto ruba subito 3 metri, gli chiude spazio e tempo, come si suol dire in questi casi, e riesce a ostacolare il tiro di Zaniolo. Veramente bene ancora una volta Svilar, ma ripeto, la difesa dove magari non ci arriva in un modo, la vedi in estremis andare, no, a chiudere con una scivolata, molto molto bene, li cambia, prima c'era Seric nei 3, adesso Seric nei 4 di centrocampo e magari viene utilizzato Hermoso, Dica, Mancini, un pacchetto difensivo di sostanza, aiutati da un centrocampo che o con Koné o con Elena lo stesso, ribadisco ancora una volta, il Cristante, che comunque fornisce l'equilibrio, la bilancia. È una squadra che sta funzionando, ribadisco, nonostante dei limiti evidenti lì davanti, dei limiti anche strutturali, perché lo stesso Gasperini non ha nascosto che voleva anche giocatori con altre caratteristiche che ancora non sono arrivati e che magari arriveranno a gennaio e renderanno ancora più forte questa squadra. Vedremo. E comunque la Roma, ragazzi, la Roma è lì. Chapeau, come mi sono complimentato con Italiano per l'allenatore che è Gasperini. Gasperini non lo scopriamo di certo oggi, ecco, ovviamente. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschi.